Ognuno è artefice del proprio destino. Artefice del proprio destino. Questo si chiama libero arbitrio. Tu scegli il bene o scegli il male. Se vuoi soldi, beh, scegli il male. E tu cosa sei? Bene o male? Male. Sei il male? Male. Ci troviamo in una situazione surreale perché siamo dentro la tana di una pandilla, quindi di un gruppo criminale. E quello cos'è? È un dispositivo di detenzione domiciliare. Quanti anni hai passato in carcere? Ho scontato quasi 15 anni della mia vita lì. È un mondo piccolo, ma un grande inferno. Perché lì vedi droga, armi, coltelli, di tutto. Sì, tu devi uccidere chiunque. Fare soldi davvero in tutti i modi. Come lo fai? In tutti i modi in cui bisogna farlo. Qualsiasi? Sì, qualsiasi. Quanto vale la vita di una persona? Dipende dal livello sociale della persona da uccidere. Fine. Molte grazie. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. Sta parlando con loro per vedere se ci fanno entrare in questo, sembra una sala da biliardo, e c'è una pandilla che si riunisce. E adesso stiamo aspettando. Ve li presento. Ciao, come va? Piacere. Giuseppe, piacere. Come va? Benvenuti. In questo momento siamo capitati dentro la tana di una pandilla. Tutte le persone che vedete attorno a me sono dei pandilleros, ovvero dei criminali, dei banditi. Ciudad Bolívar è uno dei quartieri più pericolosi al mondo. Qui le regole le fanno dei gruppi criminali chiamati pandillas, un sistema di potere parallelo dove la legge non arriva e dove il rispetto si conquista con il sangue. I loro membri si chiamano pandilleros, banditi senza volto, ma in realtà giovani ragazzi cresciuti tra la violenza e la povertà. Secondo gli ultimi dati, in Colombia si registrano oltre 13.000 omicidi all'anno, molti dei quali legati al crimine organizzato. Bogotà, con oltre 8 milioni di abitanti, è una delle città con il più alto tasso di violenza urbana. Qui le bande non sono solo semplici gruppi di strada, ma vere e proprie organizzazioni criminali che operano nel narcotraffico, nelle estorsioni e nei furti su commissione. Alcune di loro sono collegate direttamente ai cartelli della droga. Altre invece agiscono da sole, imponendo la loro legge nei quartieri più dimenticati della città. Stanotte li porteremo nel sottomondo, così lo chiamano qui. Un mondo che si nasconde di giorno e vive di notte, dove la vita e la morte hanno un prezzo. Vogliamo capire cosa si prova a vivere con una pistola in tasca, sapendo che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. E ovviamente ascoltare cosa diventa qui la felicità. Vedo molta gente che guarda sempre lì. Voi state qui a giocare, Logico. ma poi... Logico, perché uno sta qui, ma le telecamere sono lì per controllare le macchine, le moto, per far sì che non vengano a... Ma cosa potrebbe succedere? Perché guardi lì? Perché qui noi siamo una banda, siamo tutti amici qui. Guardiamo le telecamere per capire chi arriva, chi va. Se conosco quell'uomo può entrare, se no, no, se no, no. Immaginavo, il clima sembra di festa, tranquillo, rilassato, mentre invece tutti quanti controllano sempre le telecamere, perché è pericoloso anche avere tutta la pandilla nello stesso momento riunita.
Quindi l'attacco potrebbe essere micidiale, potrebbero far fuori un intero gruppo criminale rivale. Quindi controllano sempre le telecamere. Un'altra cosa curiosa è che, se notate, tutti quanti stanno bevendo succhi di frutta, acqua, energy drink come i ragazzi, bevande piene di zucchero, e nessuno sta bevendo alcolici. Perché? Perché c'è un altissimo utilizzo di cocaina e tussi, e quindi non hanno bisogno di bere alcolici, hanno semplicemente bisogno di idratarsi. Quindi vedrete tutti quanti che bevono bevande. Sono dadi truccati dal carcere. Ah, li fate in carcere? Si fanno con la malfilina. È tipo resina artigianale, E questo sì. cos'è? Un 2? No, quello è un 6. Ah, un 6. E con questi scommettete, no? Scommettiamo con quei parqués. Ne ho tipo 6 di quei parqués fatti a mano. E questo come lo costruite in carcere? E in carcere si fanno con il legno. Ah, con legno. Legno. Questo è Pablo Escobar. Allora, mi stanno facendo vedere un gioco che hanno costruito in carcere. Questo è un gioco che si chiama... Il? Parqués. Parqués. E quindi poi lanci dadi e... Sì. E quello che esce lo metti. 3 più 3, 6, metti 6. E cosa scommettete? Sì. Sigarette? No, soldi. No, soldi e bevande. Soldi. Soldi. Non è facile entrare in un posto del genere con le telecamere accese. La diffidenza è ovunque e ogni sguardo pesa tantissimo. Ma lentamente qualcuno inizia a sciogliersi, a misurarci, e poco a poco ci fanno capire che siamo ospiti, almeno per stanotte. E questo è il momento in cui fanno vedere un po' i muscoli, vogliono farci vedere le loro armi. Non hanno soltanto questo, ovviamente, le sta tirando fuori chi ce le ha, chi li vuole far vedere. La cosa sicura è che tutti sono armati con armi da fuoco, coltelli. Però adesso la situazione sembra sotto controllo. Cosa vuol dire per te essere parte di una banda? Che cosa vuol dire essere parte di una pandiglia? Per me, far parte di una pandiglia è più che altro, oltre ai problemi, è creare un'unione per migliorare le cose che in città non vanno bene, per via dei problemi familiari. Siamo dovuti uscire a cercare un'altra opzione, che non è stata lavorare nella società civile. Noi ci creiamo il nostro lavoro, noi siamo imprenditori, noi costruiamo la nostra azienda. Siete banditi. Siamo banditi. E cosa vuol dire? Come Robin Hood. Sì, rubando, ma a chi ha per dare a chi non ha. Ci sono delle volte in cui avete paura. Abbiamo paura, ma è proprio la paura che ci spinge. Qual è il tuo rapporto con la polizia? Beh, con la polizia bene, perché giochiamo al gatto col topo. Noi siamo quelli a creare i problemi e loro sono quelli che ci vogliono prendere. Ma visto che noi siamo molto più intelligenti di loro non riescono ad acchiapparci perché siamo davvero troppo furbi. Gira a destra, vai a sinistra, pum pum pum, ci vediamo? Alcune risposte mi sorprendono. Qui la vita sembra quasi un gioco, ma con regole loro, dove chi le scrive decide chi vince e chi perde. Chi ti ha insegnato a rubare? O a rapinare? Più o meno all'età di 15 anni rubai un cellulare, per bisogno. Ma lavoravo da persona rispettabile, ero serio, facevo il pittore. Ma non mi bastavano i soldi. E così ho cominciato. Da lì è partito tutto, poi la mente ha iniziato a desiderare soldi facili. Ma nella vita non c'è niente di facile. Uscivo ogni giorno a fare dei soldi per mangiare. Cadevo, finivo in prigione, uscivo, tornavo, mi riposavo e rientravo di nuovo. È un inferno più... un mondo piccolo ma un grande inferno, perché lì vedi droga, armi, coltelli, di tutto. Devi sopravvivere, no? Sì, devi sopravvivere. Quanti anni hai passato in carcere? Ho scontato quasi 15 anni della mia vita lì. Ora ho 40 anni e ormai la mia vita è diversa. Non esco più a fare quelle cose. Non mi piace più girare armato. E a tutti i ragazzi giovani che trovi qui, che fanno parte delle gang,
non provi a spiegargli che è una vita più dura, più difficile. Oggi è difficile, perché ormai a tutti piace la droga. Oggi si vede un ragazzo con la tussi, cioè, Sì. che sniffa tussi, beve. E se gli dici non farlo, è come dirgli vai, fallo pure, non ti ascolteranno. E adesso, dopo tutti questi anni di carcere. di carcere, di vita dura, di vita di strada, che cos'è per te la felicità oggi? La felicità è poter festeggiare un Natale, poter condividere una cena con la famiglia, poter dormire in un letto. Comodo? Comodo. Quella è la libertà. La libertà non ha prezzo. Perdi tutto se non hai la libertà. E quello È cos'è? un dispositivo di detenzione domiciliare. E perché? Quanti anni ti mancano? Mi mancano ancora 2 anni Ah, 2 anni. e devo tenermelo addosso. E puoi andare in giro? No, non posso uscire di casa. Però come faccio a stare rinchiuso lì? Esci comunque, quindi. Io esco a lavorare, a cercare compagnia qui. Però se ti trovassero qui con tutta la gang sarebbe un problema, no? Sarebbe un problema, per strada tutto è un problema. E in quel caso dovrei fare un regalino a Con qualcuno. la polizia? Purtroppo mi manca ancora un po' di tempo. Ho già scontato 5 anni, me ne mancano ancora 2. E con questo mi tengono sotto controllo, perché mi sento ancora in prigione. Ti senti ancora in prigione così, Certo, perché mi tengono sotto sorveglianza. no? E quando lo toglierai sarai davvero libero. Libero del tutto. Speriamo per sempre, no? Sì, ovvio, per sempre. Parole sagge. Grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a Dio. Grazie. Senza questo, E la prossima volta che ci incontriamo, senza questo, eh? Senza quello. È andata? Ah, sì. Grazie. Promesso, eh? Ci sono storie di vita incredibili qua dentro. Chiaramente ci possono dire un quarto della verità, anche se si stanno fidando di noi perché chiaramente abbiamo promesso che copriremo le facce, i volti. Però sono storie molto forti di gente che non ha avuto opzioni. Questa è l'unica vita che poteva avere per sostenere la famiglia, se stessi, sopravvivere. E quindi sono diventati parte di un'altra famiglia, delle pandillas. Per loro è una famiglia, condividono i problemi. Ed è un privilegio per noi poterci immergere per qualche ora con loro e non dover fare i conti con una vita per sempre così. Questo è un vero privilegio e mi fa piacere poter entrare e capire anche queste persone che di solito chiaramente sono i nemici della società. Però hanno storie che li hanno portati fino a qui. La strada è dura. La strada non è per tutti. Chi vive la strada conosce davvero cosa significa. Noi siamo dei guerrieri. Non tutti possono farcela là fuori, alcuni sono troppo fragili per affrontarla. Perciò è così che va la vita. La vita è molto dura, no? E la strada è durissima. E quindi dobbiamo sopravvivere. E come fai tu a sopravvivere in strada? Lavorando, senza tirarti indietro quando devi, e sostenendo la tua banda. Nient'altro. C'è qualcosa del tuo lavoro che ti piace? Mi piace la festa. Molto gentilmente ci fanno capire che il nostro tempo qui è finito, ma la notte è appena iniziata e la strada si trasforma nel terreno dove si giocano tutto. Quanto gli piace l'adrenalina, in tutte le sue forme. Credo che questa sensazione di sentirsi sempre un passo dalla morte è qualcosa che alla fine li tiene vivi. E purtroppo è come se non potessero più rallentare, perché vorrebbe dire sentire tutto il peso di quella realtà. Là, in quell'angolo, lì dove ci sono quegli alberi, hanno fatto a pezzi un uomo. A chi? Un uomo. Perché? Un tipo. Per la droga. L'hanno fatto tutto a pezzi. L'hanno lasciato lì giù in una buca. Si chiamava Cialo, era un pazzo. E gli hanno tagliato la testa lì, nella cava di sabbia. Tutta questa era una cava. Facevano il cemento qui. E tu non hai paura No. di vivere con questi... Così siamo noi delle... qui. Così è il quartiere, la zona. Ti piace l'adrenalina? Ovvio, da sempre, fin da piccolo. E cosa ti piace di più del tuo lavoro? L'adrenalina. Adrenalina, eh? Sì. Ma cosa? Rapinare, rubare o cosa? No, è ovvio. E cosa ti piace di più?
Io... qualsiasi cosa, fratello. A me il brivido mi spinge a fare di tutto. Faresti qualsiasi cosa? Ovvio, per i soldi, l'ambizione per il denaro. E qual è il codice d'onore di un bandito? Cieco, sordo e muto. Ah, è questo. Non so nulla. Però, voglio dire, un bandito di questo quartiere, del vostro gruppo, non lo so, rapinerebbe mai una donna anziana o... No, ecco, intendo questo. ovvio. Cioè, non è che noi siamo tutti banditi, ma non andiamo a prendere soldi a chi non ne ha. Anzi, qui difendiamo i nostri, facciamo in modo che non gli succeda Ma niente. quelli che vengono da fuori, ecco, su di loro non avete pietà, diciamo, perché... Perché hanno soldi. Colpiamo chi ha soldi, non colpiamo chi è povero. Perché voi quindi pensate, se io oggi ti rubo qualcosa, tu domani te la ricompri. certo. Però io no. Se ti rubo la carta di credito, tu ne hai un'altra. Sì. Non succede nulla, paghi. Noi siamo ladri. Ma non siamo assassini, non facciamo del male alla gente. Danni fisici, intendo. Però può anche capitare che se provi a rapinarmi o a rubarmi, io mi oppongo e c'è uno scontro poi. No, magari ti colpisco con la pistola. Capito? Però con la pistola mi fai un po' male, no? Sì. Per farti spaventare. Per farti capire che non è uno scherzo, che è tutto vero, quello è mio. Non è più tuo, ora è mio. No? È mio. E c'è mai stata una volta in cui avete avuto pietà di qualcuno che magari vi ha detto ti prego, lasciamelo, me l'ha dato mia nonna questo. Non so, ti prego, lasciamelo. È successo? No, lì non c'è cuore. Quindi facciamo un Io sono esempio, fatto se così. io ho questo, che è di mia nonna, e ti dico ti prego, lasciamelo. Se è di valore, sì. Se vale, lo prendo. Se il ladro ha compassione, ha cuore, allora lo lascio. Ma io sto parlando Dipende di voi, da cosa eh. pensi in quel momento, dalla situazione. Io credo che lui no. Però Ma è questione di cuori. questa è di mia nonna, Questa Però, è di mia nonna. se vuoi sinceramente la verità, a me non importa se è di tua nonna. Allora, ultimissima domanda per tutti. Vediamo chi mi risponde oppure tutti quanti. Che cos'è, pensateci bene, che cos'è la felicità per un bandito? Che la famiglia stia bene. Che il denaro non sia più un problema, capisci? Portare il benessere a casa. La felicità è quando i soldi non sono più un problema. Sì, che a casa non manchi nulla, che ci sia sempre una cena e del cibo sulla tavola. Che non soffrano quello che abbiamo sofferto noi anni fa. Loro non lo soffriranno perché noi siamo leoni. Usciamo per cercare soldi e torniamo con soldi e così tutti sono felici. Se i nostri figli hanno bisogno, noi ci siamo, mi capisci? I soldi aprono tutte le porte, anche se dicono che i soldi non sono tutto. I soldi sì, sono tutto, perché se sei ricco vieni trattato diversamente da un povero. Solo allora ti riconoscono. Siamo gente che ha sofferto, che ha fame e che spesso è rimasta a pezzi. Conversazione surreale ho appena avuto con quei ragazzi che nella vita sono banditi e mi raccontavano, mi descrivevano come di solito rapinano le persone quando io ero lì davanti a loro come la loro preda perfetta, ma in realtà essendo lì con loro nel quartiere, nel barrio, non mi sarebbe successo nulla, avevo una sorta di immunità. Adesso stiamo andando a visitare un'altra pandiglia diversa da questa, ma stiamo attraversando delle frontiere invisibili, così si chiamano, ovvero sono dei confini che creano le bande per non far entrare i nemici nel loro quartiere. E ovviamente se dovesse succedere si creerebbe una guerra, una battaglia che avviene molto spesso. Ma la cosa più surreale è che mentre ci stiamo spostando notiamo che ci sono tantissime camionette della polizia, addirittura dell'esercito, che dovrebbero far rispettare delle regole, ma quali, mi chiedo? Perché le regole le fanno le bande, le pandillas. Nel sottomondo di Bogotà, l'unica regola è che non ce ne sono. Qui tutto può cambiare in un attimo. Un po' come su internet, il rischio è ovunque, anche quando non lo vedi. E non serve essere un bersaglio specifico, basta un wifi pubblico, una connessione non protetta, un link sbagliato e i tuoi dati diventano merce di scambio dei cybercriminali. Ma fortunatamente c'è un modo per difendersi. NordVPN, che è ormai da anni il mio scudo digitale. Funziona come un tunnel sicuro tra me e internet, criptando i miei dati e nascondendo il mio indirizzo IP. Ma soprattutto impedisce ai criminali informatici o siti traccianti di spiare la mia attività online. Con un semplice click cambio la mia posizione virtuale e non solo maschero la mia navigazione, ma in più posso spendere di meno su voli hotel perché confronto prezzi da paesi diversi. E con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi, lo smartphone, il laptop e anche la smart TV. Così
tutta la famiglia al sicuro. E non aspettare di essere il prossimo bersaglio. Clicca sul link in descrizione per ottenere 4 mesi extra sul piano biennale e 30 giorni di soddisfatti rimborsati. Proteggi la tua vita virtuale con NordVPN. Questa è una pandiglia totalmente diversa dalle altre. Attorno a me ho dei banditi internazionali, le menti dietro i colpi più spettacolari d'Europa e del sud-est asiatico. Questi uomini pianificano rapine milionarie, svaligiano banche, gioiellerie, cavò blindati e poi riportano tutto il bottino proprio qui, nel loro quartier generale. Com'è la vita da strada? Noi abbiamo i nostri ideali di strada, reali, leali, più che reali, leali. Il mio socio è finito in carcere e così ci abbiamo pensato noi a regalare delle pallottole ai pentiti per averlo tradito. Con loro ci vado pesante, ovvio, io sparo a chiunque. Molti rapper parlano, cantano e li rispetto perché cantano molto bene, ma cantano quello che noi viviamo, la vera strada. È appena passata una pattuglia della polizia quando loro hanno tirato fuori le pistole e invece di dirci stoppa tutto, hanno detto continuate a riprendere, così hanno un po' coperto, diciamo, i movimenti che stavano facendo, hanno messo via le pistole e tranquillissimi, però la polizia è appena passata. E la polizia non dice niente, non viene qui? No, sono nostri amici. Sì. Finché noi siamo tranquilli, tutto ok. Tutto ok, sì, non succede niente. Perché sono dei cacasotto. Quei froci sono la polizia. Non solo in questo paese, ma in tutto il mondo. Li teniamo dalle palle. Ecco. Devi uccidere chiunque. Fare soldi in tutti i modi. Nella maniera in cui tocca farlo, lo si fa. Ehi, bella, fratello. Tu in che modo... come lo fai? In tutti i modi in cui bisogna farlo. Qualsiasi? Sì, qualsiasi. I banditi più giovani hanno lo sguardo carico di euforia, ma artificiale, perché il loro naso è pieno di tussi, la cocaina rosa che li tiene svegli e li fa sentire invincibili. Sembrano anestetizzati alla paura, al dolore e al rimorso. Quanto vale la vita di una persona? Dipende. Dipende da chi è. Dipende dal caso. Cosa intendi? Dipende da chi lo fa, chi esegue. Quindi tu hai la tua tariffa? Io chiaramente chiedo in base alla richiesta, dipende dalla persona e da come vuole il lavoro. Dipende dal livello sociale della persona da uccidere. E nella gang cosa hai trovato? Una famiglia? Una famiglia che non avevi? Ovvio, questo è il nostro rifugio. I soldi, la strada, gli affari. È con tutto questo che puoi sopravvivere, farti spazio, emergere. Ti senti al sicuro qui con loro? Sì, certo. Anche se a dire il vero non mi sento al sicuro da nessuna parte, perché non faccio sconti a nessuno. Ma quando sono con loro, sì, sono tranquillo. Con i tuoi fratelli? Per la società sei un criminale, ma tu come ti definiresti? Nonostante siamo cresciuti in un mondo così duro che non auguro a nessuno, la verità è che è qualcosa di indescrivibile crescere nel mondo in cui siamo cresciuti noi. Chi l'ha vissuto sa com'è. E chi ha visto in TV qualche documentario lo può solo immaginare. E noi siamo cresciuti dentro quella realtà. E sì, quello che voglio dire è che non siamo cattive persone. Siamo ragazzi che hanno fatto scelte sbagliate, ma abbiamo dovuto aiutare altri con ciò che abbiamo fatto. Grazie a Dio, che ti benedica e che la Vergine ti protegga. Perché ti sei coperto il volto? Mi copro il volto per tante cose. Il quartiere, le spie, tutto. Già lo sai. Noi qui in Colombia sopravviviamo. Sopravviviamo, anche se sembra duro. Le famiglie, i figli. Per questo a volte dobbiamo andare in altri paesi. E fare cose che non vorresti fare? Esatto. Tipo, tu ad esempio, cosa fai per guadagnarti da vivere? Per fare soldi viaggio. Malesia, Thailandia, Hong Kong, Cina. Ma cosa fai? Ripuliamo tutto. E cosa vuol dire? Andiamo dai gioiellieri. Ci prendiamo le collane, i diamanti, gli smeraldi. Prendiamo solo le pietre. Ah, furti internazionali. Furti internazionali, poi torniamo e ci rilassiamo qui nel nostro paese. Quando nasci in queste strade, nasci già da solo. Sopravvivenza. Questa è la Colombia, Bogotà.
Sopravvivenza. Scippiamo, borseggiamo, prendiamo. Qualsiasi cosa, auto, qualsiasi cosa. Dobbiamo solo sopravvivere. Non hai scelta. Non c'è altra opzione. Hai paura qualche volta? Paura? Quando ti butti in questo mondo, la paura va via. Non c'è paura. Noi non abbiamo più paura di nulla. E della morte? Della morte no. Non hai paura della morte? L'unica cosa certa che abbiamo è la morte. È l'unica cosa sicura, la morte, nient'altro. E se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa della tua vita? È difficile rispondere. Troppe cose da cambiare? Troppe. E che cos'è la felicità per un bandito? Per noi è il bottino. La nostra felicità è il bottino. Comprare a nostra madre la casa più grande. Aiutare la famiglia è la cosa più importante e viene prima di tutto. Soprattutto la mamma. Una casa grande per lei. Quello sì, è fondamentale. E c'è qualcosa che ti penti di aver fatto? Di aver preso la strada sbagliata. Il vandalismo. Le cattive amicizie. Cattive strade. Ognuno è artefice del proprio destino. Artefice del proprio destino. Questo si chiama libero arbitrio. Tu scegli il bene o scegli il male. Se vuoi soldi, beh, scegli il male. E tu cosa sei? Bene o male? Male. Sei il male? Male. E come ti senti a sapere che sei il male? Beh, fine. Grazie mille. Grazie. Stanotte ho visto il volto della violenza. Ho visto occhi che non hanno mai conosciuto un futuro. E ho visto ragazzi che vivono come se domani non esistesse, perché per molti domani non esisterà. Qui la vita è una corsa senza freni, dove ogni scelta ha un prezzo e ogni giorno può essere l'ultimo. Si cresce sapendo che fidarsi è un rischio, che il potere si prende e non si chiede e che chi si ferma è già un passo dalla fine. Non c'è spazio per il dubbio, per il rimorso, perché in un mondo come questo rallentare significa perdere. Ma come si dice, nemmeno la notte più lunga dura per sempre. E anche tra chi ha visto solo buio c'è chi per un attimo ha immaginato qualcosa di diverso. Forse non tutti la troveranno, forse molti non la cercheranno nemmeno, ma quella possibilità esiste. E finché esiste, c'è sempre una via, anche quando sembra impossibile vederla.